Il Salento è un confine proteso verso oriente. Da queste spiagge colorate, abitate un tempo dai Messapi, le donne e gli uomini hanno sempre cercato di tracciare una linea che dividesse il cielo e il mare. Hanno provato a individuare il punto oltre il quale non si può più andare. Nessuno sa se esiste o no il paradiso, ma se c'è, è da qui che lo si può intravedere. Il rapporto tra i salentini e il mare è un perenne equilibrio tra odio e amore, paura e superstizione. È impossibile separare la storia dal mito, la leggenda di Donna Isabella che veniva a pescare a Roca, attorniata dai poeti, dall'invasione dei turchi che attraverso una grotta riuscirono a nascondersi e invadere la città. Questo luogo dall'acqua a cobalto divenne per tutti poesia. Più a sud, prima di arrivare a Otranto, una sterminata lingua di sabbia. Una spiaggia protetta da un bosco di macchia mediterranea disegna il profilo della costa. In alcuni tratti sembra il profilo di una donna, altre volte un essere fantastico che respira al ritmo della marea, spettinato dal vento di tramontana, o cullato dal caldo scirocco. I bambini corrono, si rincorrono, le voci d'estate si accavallano nelle ore spensierate, ma il mare ci ricorda sempre che non siamo mare, che quel posto di confine noi possiamo abitarlo solo poco tempo, prima di rintanarci nelle mura, lontano dalle sue minacce. Otranto è la storia dei turchi. Otranto sembra ferma quel mese di agosto dell'anno del Signore 1480. La sua gente rivive ogni giorno in un tempo senza fine la favola di Drusa. E così il silenzio di questa bianca città avvolge esseri viventi e pietre. Anche la vita e la morte appaiono una finzione, un trucco per impedire il sommarsi delle creature. Qui a Otranto
persino una maceria si trasforma in storia. Raccontano della Torre del Serpe. Dicono che fosse un luogo sinistro, dove la notte i morti tornavano dal mare alla riva. Sulla torre viveva un serpente che durante una tempesta beve l'olio della lampada che segnalava il porto. Una nave perse la riva e andò a schiantarsi su questo tratto di scogliera. Morirono senza morire davvero tutti i membri dell'equipaggio. Così di tanto in tanto passeggiano sulla costa, ricordandosi delle cose piacevoli della vita in un lamento misto alla malinconia. Ma a ogni notte segue una nuova alba e il cielo nelle prime luci del mattino sembra un altro mare. Ogni miglio su questa costa orientale è uno scrigno di meraviglie, un caleidoscopio di colori come in un'iride verde o azzurro. Profondità degli abissi, le tempeste, le bonacce, le maree, le risacche si alternano in un continuo saliscendi, costruendo nei millenni un alveare di grotte così profonde da condurci al centro della terra. Le insenature sembrano tanti grembi di donna, di una madre terra che offre il riparo e il ristoro, dagli eroi ai pescatori, agli dei ai briganti. Enea scelse Porto Badisco per riposarsi. Scappava da Troia in fiamme e fu accolto qui, in questo piccolo fiordo cristallino. La gente nei pomeriggi d'estate racconta del giorno che il figlio di Afrodite approdò qui, spaventato, esule, sconfitto. Arrivò l'uomo e ripartì l'eroe che avrebbe fondato Roma. Il Salento è una terra di transito e trasformazione. Chi arriva qui vorrebbe rimanerci, chi nasce qui vorrebbe andar via, come Vittorio Bodini. Qui non vorrei morire dove vivere. Mi tocca, mio paese, così sgradito da doverti amare. Lento, piano, dove la luce pare di carne cruda e il nespolo va e viene fra noi e l'inverno.
per guardare meglio l'orizzonte verso cui sognare il viaggio, per custodire e per accogliere, si ergono imponenti e spavalde tante torri sul mare. Sembra che vogliano arginare l'immensità, provare a trovare il limite a uno sguardo altrimenti così perso nell'orizzonte da sentirsi spaesato. Ai piedi di queste rovine di un passato misterioso la vista non serve. Bisogna guardare con altri sensi, chiudere gli occhi e guardare i suoni delle correnti, toccare il vento sulla pelle, il salmastro che si posa addosso come a volersi impadronire anche di noi. Ci sono giorni diversi da altri giorni. C'è la tramontana che spezza la calura, alza il velo di nebbia e verso oriente si vedono le montagne d'Albania. Si vedono le sponde da cui giunsero genti amiche e nemici, conquistatori e fratelli affamati, mani che brandirono spade e lance e sguardi che imploravano aiuto. Una dopo l'altra, le torri si passano parola di un altro luogo leggendario. Finibus Terre. Un tempo il confine ultimo di tutto il mondo conosciuto. Santa Maria di Leuca, il suo santuario, il faro che da secoli impedisce alle navi la deriva. Santa Maria di Leuca e altri miti. La sirena Leucosia, Creta, i popoli fenici, re Idomeneo. Lentamente, passata la controra, risali verso nord. Verso spiagge più serene e bianche. Verso una natura benevola e protettrice. Il bosco segna il limitare delle spiagge, a volte affusolate come labbra.
Lascia lo sguardo verso oriente, lascia l'orizzonte imperscrutabile, la luce tra Gallipoli, Porto Selvaggio e Porto Cesareo si fa calda, arancione e poi rossa. E poi il tramonto proietta scene in dissolvenza. Ogni cosa si fa lontananza in una curva di luce. Sembra che i colori si sciolgano e colino addosso al paesaggio e alla sua gente. Si dice che tanto tempo fa qui un prodigio di fanciullo, un imperatore che sapeva parlare ai cuori degli uomini, che aveva capito il volo degli uccelli e svelato i segreti delle stelle, aspettasse il ritorno di una donna, Federico. Era sospeso tra due sponde in un tempo che nel Salento è quasi senza stagioni, piantato esattamente sul confine tra una memoria antica e una speranza nuova, tra il suo dovere di soldato e il sogno di un amore. Qui, attese a lungo, come spesso attendiamo noi mortali, senza sapere bene che cosa, chi. Attendiamo e basta, sulle rive di un abisso, di un nulla. Dilatiamo un tempo che ci sembra infinito. E forse, alla fine di questa attesa, la vita ci darà tutta assieme le cose che crediamo di meritare.